Io adesso devo dire la verità, sono abbastanza saturo, no? Sai? Mm? Arrivato proprio all'estremo. Il motivo è appurabile. In una partita come quella di oggi, Como da una parte, Roma dall'altra, per quello che ho visto, io voglio venire qua e parlare 10 minuti del Como. Parlare 10 minuti filati del Como! E ancora una volta l'attenzione viene in qualche modo rubata da... Oh, ragazzi, adesso non so davvero cosa dire. Rischio di diventare volgare, antipatico e cerchiamo di non scadere in una bassezza. Cerchiamo di mettere in qualche modo da parte. Per favore, la porta, gentilmente. Per favore. Diamine. No, adesso so abbastanza toccato perché ribadisco, si parla sempre meno di calcio. Cioè, ormai stiamo arrivando che ogni volta sta diventando quasi la norma che il calcio passi in secondo piano. E oggi ribadisco, oggi bisogna parlare del Como. Oggi bisogna parlare del Como. Poi ci arriviamo all'episodio perché ribadisco per me, come dico sempre, rigore e espulsioni sono penalizzanti. Tu devi fischiare rigore e espulsione quando succede qualcosa. Quando succede meno di niente, forse no. Forse no. Però fatelo anche voi per favore questo sforzo nel partire un attimo dalla bellezza un po' del calcio perché ragazzi, lo state lo state veramente maltrattando il calcio. Lo state prendendo e via. Lo state spazzando via. Lo state spazzando via. Questo è. E non vedo ancora cambiamenti all'orizzonte. Bah, sarà. Facciamolo però lo sforzo. Parliamone di questo Como. Parliamone. Del Como, ovviamente anche della Roma, che al netto poi di qualsiasi episodio, la Roma ha fatto poco, veramente poco. E secondo me anche nelle condizioni tecniche di poter fare poco, perché ragazzi, col solo Malen lì davanti, per forza di cose, e questo è. Eh, Prima, se volete, come al solito, vi invito a spolliciare, iscrivetevi al canale per seguire i prossimi contenuti, magari in descrizione trovate i profili social. Dovrei fare all'intervallo della Juve se riesco... sì, della Juve, mamma mia, perché ieri l'ho fatta all'intervallo della Juve, oggi la voglio fare all'intervallo del Milan, Lazio Milan, la live TikTok, poi stasera vi ho già programmato e ve lo metto nelle schede post partita, veniamo anche qui su YouTube a farla, quindi vi aspetto e ci mettiamo e lì possiamo parlare veramente di tutto e di più. Il Como, ragazzi, ecco, da una parte Spalletti, oh mamma, oggi sono proprio fuso. Gasperini che per forza di cose deve far giocare Malen e poi al 67esimo, no? Quando ha visto un po' la situazione ha detto ma sai che c'è, forse lo faccio rifiatare, no? Non lo so, tolto Malen poi è praticamente come tirare i remi in barca. Dall'altro lato Fabregas oggi forse anche in versione overthinking, non lo so, in realtà il Como ha creato tantissimo nel primo tempo, quindi se da un lato devo dire eh, uno come Dovikas, come ho detto su Instagram, io lo metterei sempre in campo. Mi pare che oltre a Lautaro è l'unico ad essere in doppia cifra, quindi è uno che segna anche, soprattutto per quello che oggi è il livello, per quelle che sono le marcature in Serie A, è uno che segna, questo è poco ma sicuro, e infatti ha segnato, però nel primo tempo il non dare punti di riferimento, non lo so, il Como ha avuto delle chiare occasioni, perché poi va a chiudere sempre anche col difensore, per esempio nella situazione in cui Jacobo Ramon la prende su Dacugna, che ha fatto una partitona. Mi è piaciuto il Como, mi è piaciuto per come ha gestito la gara, per come l'ha condotta, per come anche l'essere andato sotto, meritatamente sotto, perché in costruzione la Roma è stata molto brava nella fattispecie, no? Ad aggredire, a rubare palla e quindi a forzare il rigore, e lì c'è poco, veramente poco da dire. Però è finita un po' lì la partita dalla Roma. Cioè, ho visto quella pressione lì. Ho visto una pressione a inizio ripresa dove, se non sbaglio, è Sharawi
che va in pressione, bravo con sempre nel verticalizzare per Esciaragui e non è riuscito a tirare. Stop. Per il resto è stato, per quanto mi riguarda, un vero e proprio monologo. Ribadisco, a me il Como oggi è piaciuto veramente. Vedi la partita di oggi e capisci ancora una volta che il Como non è lì per caso, perché poi ecco, si parla di episodi arbitrali perché noi da popolo italiano quale siamo piace sempre buttarla un po' in caciara, no? Tipo adesso l'Inter, se non vinciamo lo scudetto è perché ci lo stanno rubando il campionato. Ma che stai rubando? Sei a 10 punti. Se poi ti fai sorpassare è perché sei stata una frana, appunto. E se oggi il Como è al quarto posto è perché sta facendo vedere delle robe incredibili, ragazzi, incredibili davvero. E lo sta facendo, per esempio, nella fattispecie oggi rinunciando a Perrone, che comunque Sergio Roberto l'errore secondo me in costruzione lì lo fa, però Perrone per me è il giocatore chiave e nonostante Nico Paz, per quanto mi riguarda, è un po' in calo dal punto di vista del rendimento, eppure la squadra di Fabregas non ne risente minimamente. Perché? Perché è un blocco, è un sistema che funziona, ci sono delle idee, mi adatto anche all'avversario, anche tatticamente. Strepitoso quello che sta facendo Fabregas e quello che stanno facendo i suoi ragazzi, davvero molto bene. E dall'altro lato una Roma che manca un po' di verve offensiva. Attenzione, oggi ci metto anche l'errore sul gol preso, il primo di Duvikas, perché comunque lì è bastato che si sganciasse Ghilardi, che non era in posizione, e poi nessuno tra Hermoso e Mancini ha seguito Duvikas. Male, molto male, non so tra i due se più Hermoso o Duvikas, non lo so, però lì la devi leggere bene, cioè un attacco della profondità semplice e banale, ti arriva in porta Duvikas. Poi un portiere come Svilar, secondo me quello sul suo palo lo può anche prendere, per quanto mi riguarda, però cosa gli vuoi andare a dire a Svilar? Cosa gli vuoi dire? Nel primo tempo su Nico Pass la prende, veramente sarebbe essere ingenerosi. E quindi una Roma che fa poco, è una Roma che deve recuperare qualcuno lì davanti. Già il Shaarawy comunque si è procurato il rigore. Con il solo Malen veramente non ce la può fare sta squadra, non ce la può fare, e poi pesa anche mentalmente, lo ribadirò all'infinito. Tu sei a +7 dalla Juventus vincendo 3-1 e all'ultimo ti fai rimontare 3-3. Lì per me quella è stata una mazzata e non è casuale. Oggi la Roma per la Champions la vedo veramente grigia. Poi è là e quindi assolutamente a 3 punti appunto dal quarto posto che è il Como, e così. Poi il discorso arbitri, ribadisco, comunque prevarrà, perché sull'1-1 esatto, parità numerica, viene tolto un giocatore, uno dei migliori tra l'altro della Roma, Wesley, perché aveva fatto belle diagonali nel primo tempo in fase difensiva molto bene, e viene espulso per la prima munizione, per quanto mi riguarda c'è, ma la seconda, ragazzi, non esiste, non c'è quasi nulla, non c'è la porta. Non c'è praticamente quasi nulla per me, o comunque se vuoi per un'espulsione deve esserci qualcosa di importante lì, non era questo il caso, a meno che mi sia perso altre immagini, magari arriveranno poi e non le ho qui a portata, cioè non le abbiamo viste, diciamo così. Voglio mettere sempre voglio sempre essere il buono che dice no, ma forza, però per quello che ho visto mi sembrano robe, ribadisco, brutte. Ed è un peccato perché poi, ribadisco, viene sempre messo in secondo piano il calcio, ed è la cosa più spiacevole. Per quanto riguarda, comunque, grandissimo, eccellente Como, e c'è poco da dire. Un grande abbraccio, fatemi sapere cosa ne pensate voi, vi aspetto nei commenti, vi aspetto in live come vi ho detto, ma soprattutto prima guardiamoci Lazio Milan, va bene? Un grande abbraccio da Neschio.